Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo video dove volevo dire la mia e analizzare un pochettino con tantissima ironia, la stessa che è stata usata da Aurelio De Laurentiis nella telefonata tra il presidente del Napoli e il tifoso, dove De Laurentiis comincia ad inneggiare alla pizza e la pizza a Napoli fa schifo e il tifoso gli chiede: dobbiamo vincere lo scudetto, dovete portarci lo scudetto. E De Laurentiis risponde: non lo vinciamo lo scudetto, io ho dato un premio di 100 milioni ad ogni giocatore se non lo vincono. Però De Laurentiis chiarisce una cosa poi subito dopo che il video è diventato virale, evitando ovviamente equivoci e malumori che si potrebbero creare, ma non credo che ci sia il problema di creare malumori, perché la telefonata si capiva da subito che era una cosa ironica. Forse i toni e le parole usate dal presidente sono forti, ma il presidente è così. Ogni volta che esprime un concetto è chiaro ed è crudo per certi punti di vista, però dice sempre la sua. E questa telefonata, anche se sono stati usati secondo me toni forti, però è totalmente ironica. Tanto è vero che dopo un tweet Aurelio De Laurentiis chiarisce la situazione. La telefonata che avete ascoltato tra me e un tifoso che sta girando sui social e sul web ovviamente è ricca di ironia e di provocazioni. Ci siamo divertiti un po', ho detto tutte cose false, tranne una, quella sulla Champions alla quale teniamo molto. A me questa cosa mi fa venire la pelle d'oca. È vero che il Napoli sta giocando un grandissimo calcio, è vero che secondo me a livello di calcio giocato siamo dietro alle 4-5 grandi d'Europa, e De Laurentiis ha detto una frase sulla Champions, sul volere dire la nostra in Champions, vincere la Champions poi sarebbe un sogno e dobbiamo restare con i piedi per terra. Però già che la società, la squadra, l'allenatore, perché dopo una dichiarazione del genere del presidente vuol dire che comunque tutta la società, tutta la squadra ci crede, ed è un traguardo che parlare di finale, parlare di vittoria Champions secondo me è prematuro, perché è un Napoli al primo anno che detta legge, ovviamente in Serie A, dominando, e anche in Champions League bottino pieno, tanti gol fatti, un girone dominato. Però la Champions League è una competizione diversa. La Champions League fa venire la vista ai ciechi, come si dice, ovvero anche squadre che ti sembrano meno blasonate arrivano in Champions League e ti fanno le partite della vita, e arrivano in semifinale anche non contro ogni pronostico, diciamo. Noi abbiamo beccato l'Eintracht. Quando abbiamo beccato l'Eintracht, ovviamente, con tutte le corazzate che potevi beccare, becchi l'Eintracht, sei contento per il sorteggio, perché non può essere altrimenti. Però, c'è un però, l'Eintracht è campione di Europa League in carica e l'Eintracht è tra le prime 4 in Germania. Ho visto Bayern Eintracht domenica e il Bayern ha impattato 1-1. Non è una formazione che dici vai là e fai la partita. Primo perché è una squadra tedesca e le squadre tedesche non per blasone, ma per come affrontano le competizioni europee sono totalmente diverse da altre squadre di altri campionati, perché sono sempre sul pezzo, perché non sentono quasi mai il peso della partita. E poi, se hai fermato il Bayern 1-1, qualcosa di buono deve esserci, quindi occhio a questo ottavo di finale. Ma non è questo il video per parlare dell'ottavo di finale, era solo mi allaccio solo ovviamente alle parole dette da Aurelio De Laurentiis, che crede anche alla Champions League. Aurelio dice: avete rotto il cazzo, il suo scudetto, dobbiamo vincere la Champions League. Magari, presidente. Comunque è stato ovviamente il giorno, io aspettavo questo giorno dopo per vedere
soprattutto la reazione di noi tifosi, e per fortuna, anche se è una cosa che avrebbe potuto creare comunque malcontenti da una parte e strafottenza, tra virgolette, dall'altra parte di tifosi, perché comunque si è capito che era una telefonata totalmente ironica, però ci sta che qualcuno non si arrabbi, ma pesi un po' le parole del presidente, perché comunque a livello di esposizione di fatti l'abbiamo sempre saputo. Comunque è uno che va dritto al punto, fregandosene dei termini che usa, e comunque pur facendo dell'ironia, dire che la pizza a Napoli è una merda e che lo scudetto non lo vuoi vincere perché hai dato 100 milioni di bonus a tutti i calciatori se non lo vincono, è veramente tanta roba. Quindi un applauso al presidente De Laurentiis per questa uscita e questa telefonata. Poi non oso immaginare come questo tifoso sia arrivato al numero di telefono. Non so le dinamiche, non le conosco. Volevo dire solo la mia per quanto riguarda questa telefonata, che ancora mi fa sorridere e mi fa star bene ancora di più, perché è un Napoli che ci crede dal primo uomo all'ultimo della società, partendo dal presidente ad arrivare fino all'ultimo scagnozzo di Tommaso nei magazzinieri. Quindi tanta roba, anche questa uscita del nostro presidente. Ragazzi, questo era quanto. Pensiamo sempre di partita in partita. Ovviamente c'è da guardare avanti, ma cerchiamo di restare un attimo con i piedi per terra, perché ci si può far male in un non nulla. Quindi sempre sul pezzo, di partita in partita, che sia Champions o che sia campionato, bisogna giocarle tutte quante, e noi possiamo dire la nostra quest'anno. Tutto qua. Sempre Forza Napoli, ragazzi, e se vi va iscrivetevi al canale, è gratis, e attivate la campanella delle notifiche, così ogni volta che carico qualche contenuto state aggiornati. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!